Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon inizio settimana. Prima di cominciare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli a chiusura di calciomercato, parlando di Alisson, mancano le firme sul contratto e andiamo a vedere ovviamente le cifre per quanto riguarda l'operazione in casa Napoli. Simeone è stato riscattato dal Torino e andiamo a vedere anche lì quanto è in cassa il Napoli. Di Lorenzo è uscito da Villa Stewart, non cambia la diagnosi né tantomeno i tempi di recupero, quindi diciamo che possiamo tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il crociato del nostro capitano. La panchina d'oro a mister Antonio Conte è una chicca su Politano che volevo condividere con voi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like. Fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo dalla situazione Politano perché volevo subito condividerla con voi. Alla notizia, Matteo Politano ha donato 2 milioni di euro per la costruzione di un rifugio per i meno fortunati. Quindi nel mondo del calcio, e parlo di calcio in generale, in tutto il mondo, non solo in Italia dove girano tantissimi soldi, ci sono calciatori come Matteo che ovviamente di cuore fanno gesti del genere, altri che invece guadagnano pure 40, 50, 100 milioni all'anno, si appendono una catena d'oro di 5 kg al collo e vanno facendo i guappi dappertutto. C'è gente e gente. Applausi al nostro Matteo Politano per questo grande gesto. La panchina d'oro va a mister Antonio Conte, ovviamente 2024-2025 con lo scudetto e una Supercoppa vinta a dicembre. A chi poteva andare? Si tratta della quinta affermazione in carriera per Conte, che diventa così il primatista assoluto nell'albo d'oro del premio, superando Massimiliano Allegri fermo a quota 4. Il voto degli allenatori di Serie A ha premiato nettamente Conte, che ha raccolto 20 preferenze su 47. Alle sue spalle si sono piazzati Giampiero Gasperini 6 voti e Fabregas con 4 voti, un risultato netto che certifica l'eccezionalità della stagione condotta dal tecnico pugliese sulla panchina del Napoli. Scudettati e con la Supercoppa, diciamo che dovevamo solo ritirarlo il premio, hanno fatto pure in votazione. Comunque, diciamo che è meritata? Assolutamente sì, la panchina d'oro di mister Antonio Conte. La situazione di Lorenzo, che è uscito da Villa Stewart, la diagnosi resta la stessa, i tempi di recupero anche, quindi ci fanno sapere che quando Di Lorenzo potrà tornare in campo. Allora ricordiamo che il capitano è arrivato in stampelle a Villa Stewart alle 10 stamattina e dopo circa un'ora di consulto si è confrontato con il medico del Napoli, presente anche egli a Villa Stewart, per poi lasciare la struttura insieme alla moglie Clarissa, venuto a prenderlo con la loro Range Rover blu, anche la macchina sappiamo, una Range Rover blu se vi interessa. Di Lorenzo ha firmato un autografo ed è partito senza commentare nulla. A detta di Gianluca Gifuni, tornerà disponibile intorno a metà marzo per le ultime 8-10 partite di campionato. Ovviamente disponibile a metà marzo non significa che a metà marzo sei al 100%, significa che a metà marzo sei in squadra, sei convocabile, poi un paio di partite per ritrovare minutaggio e anche ritmo e lo rivedremo al 100%. Di Lorenzo a quanto pare è di ferro e noi ne siamo contentissimi, perché dal fotogramma che poi abbiamo visto, credo tutti quanti, io avevo temuto assolutamente il peggio per il crociato del capitano. È un infortunio e resta un infortunio molto ma molto grave, però diciamo che in un mese e mezzo dovrebbe assorbire il tutto. Il calciomercato, Simeone e del Torino. Il Napoli ha ceduto in via definitiva Giovanni Simeone al Torino. L'attaccante argentino era arrivato in Granada la scorsa estate, ma una particolare clausola ha reso il trasferimento a titolo definitivo in questi giorni, che era ovviamente con la formula del prestito oneroso. L'operazione è stata definita. Nell'agosto 2025 il Torino aveva prelevato Simeone dal Napoli per un prestito oneroso da circa 1 milione, c'è chi dice 1 milione e chi dice 1,5 per quanto riguarda il prestito oneroso, con un obbligo di riscatto, c'è chi dice a 6, chi dice a 7, comunque il Napoli dovrebbe incassare una cifra tra i 7 e gli 8 milioni per quanto riguarda la cessione a titolo definitivo al Torino del nostro, posso dire ancora nostro, non è più nostro, però nel nostro cuore è ancora nostro, scusatemi il gioco di parole, perché Simeone ha vinto a Napoli 2 scudetti ed ha lasciato comunque ricordi indelebili per quanto mi riguarda, e gli auguriamo il meglio in quel di Torino. Quindi a titolo definitivo è un nuovo calciatore
Granata. Alisson Santos ha svolto le visite mediche. Questa mattina superate le visite mediche, non come qualcuno che doveva andare al Milan e poi non c'è andato, ma ogni riferimento è puramente casuale. Fatele bene le cose e gli acquisti, perché già è successo un paio di volte in casa Milan. Comunque guardiamo in casa nostra. Alisson Santos ha superato le visite mediche e quindi dal punto di vista contrattuale andiamo a vedere di cosa si tratta e quanto va a guadagnare il calciatore. Il calciatore adesso andrà a pranzare, ovviamente notizia di un paio d'ore fa, dopodiché firmerà il contratto che lo legherà alla SSC Napoli per le prossime stagioni. Il vincolo con il club di De Laurentiis durerà fino al 2031 per 5 anni di accordo, sulla base di uno stipendio poco superiore ad 1 milione di euro, ma indicizzato e dunque quindi destinato ad aumentare nel corso del tempo che trascorrerà con la maglia azzurra indosso. Operazione, chi dice 4 più 14, chi dice 3 più 15, Fabrizio Romano 3,5 più 14,5, comunque dovrebbe essere un'operazione tra prestito e riscatto complessiva di 18 milioni di euro e quindi il Napoli prende qualcuno sulla fascia sinistra che, se lo andiamo a vedere bene, potrebbe portare un tantino di frizzantezza, ecco, su quella fascia che manca da un po'. Ovviamente noi ne abbiamo già parlato, c'è poco, troviamo poco online del calciatore, soprattutto allo Sporting Lisbona, perché ha giocato molto poco. 3 gol in Champions, un assist in campionato, pochissimo minutaggio, se non sbaglio 700 minuti o giù di lì. Però ci sono dei filmati prima di passare allo Sporting in Brasile, dove comunque si evince una spiccata dote nel saltare l'uomo, molto ma molto veloce. Se gli dai campo comunque non lo prendi più dal punto di vista della rapidità e della velocità massima, e quindi serve come il pane un Alisson Santos su quella fascia sinistra, dove è mancato un po' di brio nell'ultimo periodo in casa Napoli, cercando di adattare Tizio, Caio, Sempronio, tutti quanti. Ci abbiamo adattato su quella fascia, addirittura ricordiamo l'anno scorso che Conte, senza pensarci 2 volte, preferiva Spinazzola come esterno alto e quant'altro. Adesso l'abbiamo preso, vediamo e speriamo di vederlo in campo quanto prima, però ovviamente gli va dato un po' di tempo, gli va dato ambientamento, situazione tattica, entrare un attimo negli schemi per ciò che ti chiede mister Antonio Conte. Speriamo che, diciamo, la carriera in maglia azzurra possa essere lunga almeno quanto il contratto firmato, 2031, 2030, comunque i prossimi 3-4 anni. Speriamo che abbiamo fatto un acquisto e non dobbiamo poi ritornare per quanto riguarda l'eventuale titolarità sulla fascia sinistra, perché poi ci siamo ritrovati in quest'ultimo paio d'anni a prendere esterni a gogo, partendo da Ngong, che ovviamente, e colgo l'occasione del calciomercato, ho letto che si è accasata all'Espagnol in prestito, quindi anche lì nulla di fatto. Prendi Ngong, hai preso Lindstrom, sono passati tanti esterni, no Alang, mo nessuno è buono, non lo sapremo. Lindstrom non sta facendo bene nemmeno dove è andato, ovviamente passando per Napoli, andando in prestito dovunque. Noah Lang vedremo al Galatasaray. Ho visto la partita che hanno fatto contro la penultima in classifica e non ha fatto una cattiva prestazione, assolutamente. Noah Lang, poi per quanto riguarda Ngong, si è rivelato un flop totale per quanto riguarda l'esterno offensivo. Ha fatto bene solo quei 5, 6, 7, 8 mesi che erano, non lo so quanti erano a Verona, e poi non si è visto più nemmeno a Napoli. Comunque forse troppo irruento e troppo che vuole strafare, però poi non raccoglie niente come dal punto di vista proprio effettivo, numeri, gol, assist e prestazioni. Detto questo, speriamo di aver concluso dal punto di vista diciamo della titolarità sulla fascia sinistra. Speriamo di averlo preso, quello che si prende la fascia e si mette lì e gli devi rubare il posto tu da concorrente esterno sinistro o trequartista, chiamiamolo come volete. Comunque Alisson Santos non è un trequartista, ma è un esterno di fascia sinistra, quindi vedremo poi come si andrà ad adattare in casa Napoli dal punto di vista tattico. Queste erano le ultime per quanto riguarda il nostro Napoli. Ci vediamo nel prossimo contenuto, sempre Forza Napoli, ciao.